Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme il tulipano. Come vedete io già ne ho realizzati due, ora realizzerò il terzo, sempre rosso, perché sono destinati ad essere un regalo di laurea, quindi il colore appropriato in questo caso è il rosso. E ne ho approfittato per poterlo eseguire insieme a voi. Prima di presentarvi i materiali e metterci subito al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e sulla mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Per questo progetto utilizzerò cotone numero 5 rosso, cotone numero 5 rosso sfumato, in quanto ho pensato di fare il contorno con questa sfumatura, cotone verde sempre numero 5 per fare le foglie. Dopo lavoreremo il tutto con uncinetto 1,75 e poi avremo bisogno delle forbici, delle pinze, fil di ferro, un pezzetto di fil di ferro più grossetto, quindi plastificato per fare il gambo, e gutta perca. Prendiamo il cotone rosso e l'uncinetto e iniziamo a fare i petali. Allora, i petali si distinguono in 3 interni e 3 esterni. Vengono lavorati diversamente perché i 3 interni li faremo più piccoli, i 3 esterni più grandi. L'inizio della lavorazione, come ora noterete, è uguale, però cambia anche l'inserimento del fil di ferro. Quindi iniziamo a lavorare il petalo piccolo. Quindi facciamo un cappietto iniziale che stringeremo, quindi non utilizzeremo, e 20 catenelle. Fatte le nostre 20 catenelle, iniziamo a lavorare sulla prima catenella che abbiamo a disposizione facendo una maglia bassa e nella prossima catenella un'altra maglia bassa, quindi 2 maglie basse. Continuiamo in quella successiva con 2 mezze maglie alte, quindi 1, e in quella seguente facciamo la seconda. E continuiamo con 2 punti alti, quindi 2 maglie alte, 1, e nella successiva la seconda. Quindi 2 punti bassi, 2 mezze maglie alte e 2 maglie alte. Ora dovremmo fare 10 maglie altissime. Prendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto e nelle catenelle, quindi una maglia altissima per catenella sottostante, ne lavoriamo 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Continuiamo con un punto alto, una mezza maglia alta, e nell'ultima
catenella che abbiamo a disposizione faremo un punto basso, una catenella e un punto basso nello stesso punto. Giriamo e dall'altra parte faremo sempre una mezza maglia alta, quindi ripeteremo quello che abbiamo fatto finora: una maglia alta, 10 maglie altissime, 2 punti alti, 2 mezze maglie alte e 2 punti bassi. Arrivati alla fine, quindi abbiamo fatto l'ultimo punto basso, con l'uncinetto entriamo nella parte centrale e con maglia bassissima chiudiamo. In questo caso io ho deciso di fare il contorno, quindi quando inserirò ora il fil di ferro lo inserirò con un filo sfumato. Se voi invece, come questi, come quelli che ho fatto tutti rossi, volete farlo tutto di un colore, non taglierete il filo ma inserirete direttamente il fil di ferro, quindi senza tagliare il filo. Io lo taglio solo perché devo fare il contorno sfumato con un altro colore, quindi taglio il filo, lo faccio passare all'interno e diciamo lo sigillo. Ora prendo il cotone sfumato e il fil di ferro, tagliamo un pezzetto di fil di ferro, in questo caso più lunghetto in base al petalo, e lo appoggiamo proprio nel contorno, quindi mettete il petalo dalla parte dritta e inserite, avvicinate il fil di ferro. Prendiamo l'altro cotone, in questo caso quello sfumato, lo sistemiamo, quindi lo appuntiamo con il dito, entriamo nel punto centrale dove abbiamo appunto chiuso con l'altro filo e estraiamo il filo, facciamo una catenella e una maglia bassa nello stesso punto. Quindi abbiamo inserito il nostro cotone. Ora lavoriamo, inseriamo il fil di ferro con mezze maglie alte, quindi abitualmente noi lo inseriamo con le maglie basse, quindi punto su punto lavoriamo, lo inseriamo con delle mezze maglie alte, una per ogni punto sottostante, quindi le lavoriamo fino ad arrivare in cima al nostro petalo. Arrivati qui nella parte finale, se voi vi ricordate, nel giro precedente abbiamo lavorato maglia bassa, catenella e maglia bassa. Entriamo nella prima maglia bassa facendo sempre una mezza maglia alta, e poi entriamo nella catenella e facciamo una mezza maglia alta, una maglia bassa sempre nello stesso punto e una mezza maglia alta sempre nello stesso punto. Quindi cerchiamo di creare quella piccola insenatura che c'è all'estremità appunto del petalo, e continuiamo dall'altra parte punto su punto a lavorarci e a inserire il fil di ferro con le mezze maglie alte.
arrivati alla fine, l'ultimo punto facciamo sempre un punto basso per come abbiamo iniziato. Andiamo dall'altra parte, all'inizio dell'altra parte nel primo punto, e ci tiriamo il filo e con maglia bassissima chiudiamo. Tiriamo, sistemiamo il petalo. Poi un consiglio mio: giratelo dalla parte non dritta, quindi dall'altra parte, e lo sistemate in modo che venga un po' curvo, diciamo. Lo sistemate per bene e qui possiamo sistemare il fil di ferro. Lo attorcigliamo un pochino, facciamo passare il filo di lavorazione all'interno, quindi così, tiriamo e poi blocchiamo il filo di lavorazione all'interno del fil di ferro e lo attorcigliamo, quindi lo possiamo tagliare. Tagliamo il filo e tagliamo i fili in eccesso, quindi anche quello del rosso precedente. E qui abbiamo fatto il petalo piccolo. Di questi ne dobbiamo realizzare 3, quindi io questo l'ho fatto insieme a voi e ne avevo già preparati altri 2, quindi questi sono i petali piccoli. Ora dobbiamo realizzare quelli grandi. Prendiamo sempre il cotone rosso, avviamo sempre, facciamo il cappiettino e avviamo sempre 20 catenelle. Avviate le nostre 20 catenelle, dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto per il petalo piccolo, quindi faremo la stessa lavorazione nel primo giro e faremo le 2 maglie basse, 2 mezze maglie alte, 1 e 2, 2 maglie alte, il filo 2 volte sull'uncinetto e lavoreremo 10 mezze maglie alte, scusate, 10 maglie altissime o maglie alte doppie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Poi un punto alto, una mezza maglia alta e un punto basso, una catenella e un punto basso nell'ultimo punto, una catenella e un punto basso nell'ultimo punto. E ora ripetiamo quello che abbiamo fatto da questa parte, quindi ricominciamo con la mezza maglia alta,
col punto alto e poi con le maglie altissime fino ad arrivare comunque con la stessa lavorazione all'inizio del lavoro. Terminato il giro, facciamo una catenella e ci riportiamo dall'altra parte. Qui entriamo nel primo punto disponibile, facciamo una maglia bassa, entriamo nel secondo punto e facciamo un'altra maglia bassa, quindi 2 punti bassi. Continuiamo con una mezza maglia alta e ne facciamo un'altra nel punto successivo, quindi 2 mezze maglie alte. Poi faremo 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4, e nella quinta maglia facciamo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Rifacciamo 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4, e nella maglia successiva faremo 2 maglie alte nello stesso punto. Continuiamo con 2 maglie alte, 1 e 2 nei punti sottostanti, 2 mezze maglie alte, un'altra mezza maglia alta, quindi 3 mezze maglie alte, e nell'ultimo punto, quindi nell'ultima, diciamo nella catenella che abbiamo fatto nel giro precedente, lavoriamo una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta nello stesso punto, e dall'altra parte ricominciamo con le 3 mezze maglie alte e ripetiamo quello che abbiamo fatto finora, quindi 3 mezze maglie alte, 2 maglie alte, 2 maglie alte nello stesso punto, 4 maglie alte, 2 maglie alte nello stesso punto, 4 maglie alte, fino ad arrivare nella parte iniziale che abbiamo fatto le 2 mezze maglie alte e le 2 maglie basse. Arrivati alla fine ci agganciamo sempre al centro, tiriamo il filo con maglia bassissima e qui possiamo tagliare il filo. Sempre ripeto, come ho detto per il petalo piccolo, se voi volete fare qualsiasi colore che state facendo il vostro tulipano, lo volete fare tutto di un colore, non tagliate il filo ma passate direttamente il fil di ferro, lo lavorate direttamente con lo stesso filo. Io in questo caso lo taglierò, quindi tagliamo il filo, vabbè, facciamo una catenella comunque sia e lo appuntiamo. Quindi prendiamo il fil di ferro e l'altro colore, sistemiamo il fil di ferro sempre nella parte laterale con il petalo messo dal dritto, mi raccomando. Prendiamo il cotone sfumato, entriamo nell'ultimo punto che abbiamo fatto, quindi nella parte centrale comunque sia, e ci tiriamo il cotone, facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto con una maglia bassa e ora lavoreremo punto su punto, inseriremo il fil di ferro con maglie basse, questa volta
utilizzeremo le maglie basse. Quindi ci lavoriamo tutte maglie basse fino ad arrivare in cima al petalo. Arrivati nella parte centrale, nell'ultimo punto faremo una mezza maglia alta, una maglia bassa e una mezza maglia alta nell'ultimo punto, e per i punti successivi continueremo a lavorare le nostre maglie basse, quindi inserendo sempre il fil di ferro. Fatto l'ultimo punto, ci agganciamo sempre al primo punto dall'altra parte con maglia bassissima e tiriamo il filo. Qui facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per il petalo piccolo, quindi lo giriamo, sistemiamo tutte le parti, quindi facciamo aderire bene il fil di ferro in tutte le parti e otterremo infatti questa curvatura. Quando l'abbiamo sistemato, giriamo un pochino il fil di ferro, agganciamo il filo di lavorazione e tiriamo. Passiamo tutti e due i fili, io in questo caso avevo anche quello rosso, e attorcigliamo il fil di ferro. Tagliamo i fili e abbiamo ottenuto il petalo grande. Di questi ne dobbiamo fare altri due, io ce li ho pronti, quindi le parti proprio del fiore del tulipano sono pronti. Ora, prima di fare il montaggio del fiore, prepariamo la foglia. Prendiamo il cotone verde, facciamo un cappietto iniziale e lo stringiamo e lavoriamo 40 catenelle. Fatte le nostre 40 catenelle, iniziamo nella prima catenella che abbiamo a disposizione lavorando la prima maglia bassa, poi ne facciamo un'altra nel punto successivo, quindi 2 punti bassi, prendiamo il filo sull'uncinetto e lavoriamo una mezza maglia alta, nel punto successivo ne lavoriamo un'altra, quindi 2 mezze maglie alte, filo sull'uncinetto, nel punto seguente facciamo una maglia alta, in quello successivo un'altra e un'altra ancora in quello seguente, quindi 3 maglie alte. Ora lavoreremo 22 maglie altissime nei punti seguenti. Prendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto e contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comunque fino ad arrivare a 22 maglie altissime. Lavorate le nostre 22 maglie altissime, maglie alte doppie, continuiamo
nel punto seguente a fare 3 maglie alte, 1, quindi nel punto seguente una maglia alta, nei successivi facciamo un'altra e un'altra, quindi 3 maglie alte consecutive, poi 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3, e negli ultimi 4 punti lavoreremo 4 punti bassi, quindi 1, 2, 3 e nell'ultimo faremo l'ultima maglia bassa, una catenella e una maglia bassa rientrando nello stesso punto. Dall'altra parte, in modo speculare, lavoreremo gli stessi punti, quindi maglie basse su maglie basse, mezze maglie alte su mezze maglie alte e così via fino ad arrivare all'inizio del lavoro. Quindi rifaremo gli stessi punti. Abbiamo fatto già 2 punti bassi, 3, poi faremo le mezze maglie alte, 1, 2, 3 e continueremo così fino alla fine. Arrivati alla fine ci ricongiungiamo con punto bassissimo all'inizio e possiamo inserire il fil di ferro. Prendiamo un pezzetto di fil di ferro che deve essere lungo quanto il contorno di tutta la foglia, però leggermente più lungo perché ci vuole un pezzetto di gambo. Lo mettiamo affiancato al lavoro e iniziamo il primo punto in assoluto, entriamo e facciamo un punto basso, inserendo così, iniziando ad inserire il fil di ferro. Negli altri punti inseriremo appunto il fil di ferro con le mezze maglie alte, quindi solo il primo punto facciamo un punto basso, dopodiché faremo mezze maglie alte per l'inserimento e lo faremo per tutto il contorno. Arrivati in cima faremo al solito mezza maglia alta, una catenella e mezza maglia alta nell'ultima maglia e contorneremo così la nostra foglia. Arrivata qua in cima, nell'ultima catenella lavoro una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta nello stesso punto. E continuo dall'altra parte sempre inserendo il fil di ferro con le mezze maglie alte. Arrivati qui all'inizio rifaremo una maglia bassa nel primo punto che ci ritroviamo. Come abbiamo iniziato con la maglia bassa e le mezze maglie alte e terminiamo con la maglia bassa. Ci spostiamo dall'altra parte, entriamo comunque con l'uncinetto nell'ultima maglia, nella prima maglia lavorata dall'altra parte, con maglia bassissima tiriamo il filo, sistemiamo la nostra fogliolina perché appunto i tulipani hanno
questa forma di foglia affusolata. Qui possiamo comunque stringere e formare una punta. Dopo averla sistemata, possiamo attorcigliare il fil di ferro. Facciamo passare sempre il filo, lo agganciamo, lo facciamo girare e lo agganciamo al fil di ferro, e la nostra foglia è finita. Tagliamo il filo, la sistemiamo, quindi facciamo aderire bene il fil di ferro. Di queste foglie ne dobbiamo preparare due, io qui ce le ho pronte, perché in questo caso io ne inserisco due, poi voi potete regolarvi come più vi piace, ne potete pure fare qualcuno in più. Quindi siamo pronti al montaggio del fiore. Prendiamo i petali piccoli. In questo caso li abbiamo sistemati, questa è la parte del rovescio del lavoro e questa è la parte dritta, quindi noi li dobbiamo sistemare dal dritto. Quindi prendiamo il primo petalo, prendiamo il secondo e li mettiamo affiancati. Li affianchiamo nei bordini, soprattutto proprio nell'estremità dei bordi, e iniziamo ad attorcigliare i primi due petali. Man mano li sistemiamo, prendiamo il terzo, li stringiamo un pochino e sistemiamo sempre tramite i bordini anche il terzo. Dopo averlo comunque affiancato al lavoro, anche questo lo attorcigliamo. Ora diamo una sistemazione, quindi entriamo col dito, sistemiamo i petali per renderli comunque sia rotondi, fra loro. Poi io se posso vi voglio dare un consiglio sia per i petali piccoli che per i petali grandi. Voi, se vedete che in base al fil di ferro che state utilizzando, oppure magari alla manualità che potete avere o non avere, potete con punti invisibili prendere lo stesso filo di lavorazione e nell'estremità bassa dare qualche punto proprio ai petali, quindi rimarranno comunque sia ben fermi nella parte sottostante. Lo potete fare sia in questi petali interni e sia nei petali esterni. Quindi dopo averli sistemati all'incirca così, prendiamo il petalo grande e lo mettiamo fra i due petali, quindi fra i petali piccoli. Lo sistemiamo e lo iniziamo ad attorcigliare. Prendiamo l'altro, lo sistemiamo sempre fra i due petali ed affiancato all'altro.
Dopo averlo sistemato, cominciamo a girare il fil di ferro e quindi lo uniamo con gli altri. Poi prendiamo l'ultimo petalo e lo mettiamo in corrispondenza e quindi nelle vicinanze degli altri due. Quest'ultimo petalo, dopo averlo sistemato, a posto di attorcigliarlo, lo attorcigliamo alla base, quindi qui, come un blocco comunque sia dei petali che abbiamo sistemato. Dopodiché lo facciamo scendere e il nostro tulipano è pronto. Poi sicuramente l'interno voi li sistemerete, date comunque una forma perché è fil di ferro, quindi o più aperto o più chiuso, cioè lo sistemate poi a vostro piacimento. E nella parte di sotto qua potete dare qualche punto invisibile, quindi entrare col lago e unire, diciamo, i vari petali così che non si spostano. Dico, se utilizzate la mia stessa tecnica dovrebbe rimanere sistemato così, diciamo come gli altri. Dopodiché dobbiamo inserire il gambo, quindi prendiamo il nostro ferretto, lo appoggiamo di fianco, quindi senza attorcigliarlo, quindi non attorcigliamo i fil di ferro che abbiamo appena unito con il ferretto, ma col nastro adesivo, io in questo caso ora ce l'ho bianco, però voi potete utilizzare anche quello verde, lo unite. Prendiamo il nastro adesivo e lo inseriamo, uniamo comunque sia il gambo col fil di ferro. Dopodiché prendiamo la guttaperca, oppure se non ce l'avete potete utilizzare anche colla e carta crespa, oppure anche il filo di lavorazione attorcigliato, comunque quello che più avete disponibile, e ricopriamo il nostro stelo. Iniziamo dalla parte di sopra, iniziando ad attorcigliare e inseriamo la nostra guttaperca. Prendiamo vari pezzetti e ricopriamo tutto lo stelo. Poi prendiamo la prima fogliolina, la sistemiamo all'incirca, cioè poi voi la sistemerete come più vi piace. Io la sistemerò in questo modo. Cercate comunque di dargli tipo una forma affusolata, che io, guardando comunque sia i tulipani veri, hanno questa forma tipo incastrata al gambo, e sempre prendendo la guttaperca la inserite direttamente, quindi nascondete così il fil di ferro. Poi prendete l'altra, la mettete dall'altra parte
quindi più in sotto, un pochino più in sotto, la sistemate come più vi piace e la fissate anche qui con il nastro. Dopo averle sistemate, il risultato sarà questo. Quindi abbiamo fatto un tulipano con le sfumature che, devo essere sincera, sono molto belline. Io ho deciso, siccome ne devo regalare 3, di farne 2 completamente rossi e 1 sfumato. Questo è il risultato del video di oggi e devo essere sincera, è semplicissimo, adattissimo anche per le principianti, per quelle che si stanno immettendo ora in questo mondo, perché la lavorazione del petalo è veramente semplice, e anche della foglia, e anche il montaggio, perché non richiede grandi accorgimenti. L'unico consiglio, ve lo ripeto, è quello di fare dei punti invisibili, chissà il fil di ferro non tiene la forma, e quindi creare il tulipano in ogni modo sempre perfetto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi lasciate un mi piace al video e lo condividete. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.